Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto dell'alimentatore da laboratorio Mark III con la macro parte relativa al convertitore a mezzo ponte, quindi con quello che risulta essere lo stadio intermedio dell'alimentatore. Infatti, come si può vedere dal diagramma a blocchi riportato sul foglio, abbiamo che si trova dopo lo stadio di PFC, quindi il primo stadio dell'alimentatore, e si trova prima dello stadio di Bach sincrono, quindi quello che corrisponde allo stadio finale dell'alimentatore e che abbiamo già realizzato nei precedenti video. Questo stadio, come si può vedere, risulta molto semplice a livello concettuale e quindi di schematizzazione. Infatti abbiamo il mezzo ponte di potenza, quindi con gli attivi che vengono comandati da un driver dedicato al comando del mezzo ponte e che risulta essere in questo caso un driver auto oscillante, quindi si genera automaticamente la PWM di comando e soprattutto è un driver che non ha bisogno di feedback. Infatti, come si può vedere, non c'è nessun collegamento che proviene dalla parte di secondario. Ma per questo tipo di convertitore risulta essere una situazione abbastanza comune in quanto l'architettura consente già un tipo di convertitore che risulta essere abbastanza stabile. Nello specifico, il driver di mezzo ponte che verrà utilizzato, e come vedremo anche nei prossimi video, sarà l'IR2153, che risulta essere un driver piuttosto commerciale e molto utilizzato per questo tipo di convertitori e per questo range di potenze. Per quanto riguarda invece l'elemento che si trova in mezzo fra la scheda di primario, quindi lo stadio a mezzo ponte, e la scheda di secondario, questa volta si tratterà di un trasformatore ad alta frequenza. Ed è proprio questo elemento che costituisce l'innovazione di questo nuovo alimentatore da laboratorio. Quindi non solo garantirà l'isolamento fra il secondario e il primario, ma sarà poi proprio l'elemento che trasporterà l'energia fra il primario e il secondario. Per quanto riguarda invece il secondario, questo sarà costituito semplicemente da un ponte intero di raddrizzazione e poi dei condensatori di livellamento per stabilizzare la tensione. Quindi si tratterà semplicemente di un circuito di rettifica, come quelli che incontriamo per la rettifica della tensione di rete, solo che i diodi saranno molto più prestanti in quanto le frequenze sono molto più alte. Passando ora all'analisi di quelli che sono i vincoli progettuali di questo stadio, abbiamo che, essendo che si trova nel mezzo dell'alimentatore, dobbiamo rispettare dei vincoli di input che appunto sono l'uscita del PFC e dei vincoli di output che risultano essere invece l'input del Bach sincrono. Quindi, per quanto riguarda l'input, abbiamo che la tensione di ingresso sarà di 400 volt con una corrente massima di 3 A, mentre per quanto riguarda l'output
abbiamo che la tensione può oscillare fra un valore di 40 e 45 volt, mentre la corrente potrà assumere un valore massimo di 25 ampere. Per quanto riguarda invece i prossimi step che vedremo per la realizzazione di questo stadio, abbiamo che nei prossimi video saranno analizzati lo schematico e il layout sulle PCB, verrà analizzata la progettazione dei componenti critici e soprattutto questa volta verrà studiato anche il trasformatore, in quanto risulta un componente totalmente diverso per certi aspetti da un induttore, e quindi sarà anche necessario progettarlo e studiare come progettarlo. Dopodiché si passerà alla realizzazione dei carichi per il test, in quanto anche questa volta le potenze in gioco sono molto elevate e quindi bisognerà realizzare dei carichi ad hoc per effettuare le prove. E poi infine ci sarà il test finale con cui si verificherà il corretto funzionamento dello stadio. Molto bene, quindi con questo video introduttivo è tutto. Alla prossima!